Benvenuti o bentornati sul mio canale. Sei su Solo Storie Vere e ti do il benvenuto. Ti chiedo una piccola azione prima di partire con il video. Clicca il tasto iscriviti, è gratis e mi aiuti a crescere. Oltre l'80% di voi spettatori non siete ancora iscritti. Pigiate il tasto iscriviti per rimanere sempre aggiornati. Vi ringrazio anticipatamente se lo farete. In questo video vi presento la storia di Upac Re, all'anagrafe Gerlando Alberti. Gerlando Alberti, detto Upac Re, boss di Cosa Nostra, affiliato alla famiglia di Portanuova. Nato in una vecchia casa nel degradato quartiere palermitano d'Anisinni, Gerlando Alberti si distingue già all'età di 12 anni per una serie di piccoli furti e violenze nei vicoli del quartiere, zona controllata allora dal potentissimo capomafia Gaetano Filippone, Don Tano. Gerlando Alberti era interessato a far carriera, così sfidò il potere di Don Tano, rubando una forma di caciocavallo in un negozio che era sotto la sua tutela. Fu denunciato alla polizia. La spia venne pestata a sangue, mentre il giovane Gerlando Alberti venne convocato da Don Tano, che, impressionato da quel coraggio, lo arruolò tra i suoi picciotti anziché punirlo con la morte. Fu proprio il boss Filippone ad affibbiargli il soprannome che lo ha accompagnato per tutta la vita, Upac Re, cioè l'imperterrito. Il primo incarico che gli venne commissionato fu l'omicidio di un gestore di un bar del centro della città. Da giovane killer, Alberti fece presto la conoscenza delle celle del carcere del Lucciardone, dove divenne capo dei detenuti, per essere poi rilasciato per insufficienza di prove. Nel 1961 Gerlando Alberti, già uomo d'onore esperto e affidabile, venne inviato a Milano per gestire il contrabbando di sigarette. La sua base operativa era un negozio di tessuti in via Pietro Crespi, una traversa di viale Monza, a Milano. Ovviamente un'attività di copertura dei suoi affari criminali, che inizialmente consistevano nell'assalto dei camion carichi di sigarette provenienti dal porto di Genova. Successivamente prende in mano il controllo del mercato dei clandestini, che coinvolge molti immigrati provenienti dal sud Italia nella capitale lombarda. Alberti venne arrestato 2 anni dopo, nel settembre del 1963. Arresto legato a 2 vicende. Il tentato omicidio di Angelo La Barbera del 24 maggio, in viale Regina Giovanna a Milano, poi messo nel contesto della prima guerra di mafia, per la strage di Ciaculli del 30 giugno, che ne rappresentò il culmine. Riguardo alla strage di Ciaculli, Gerlando Alberti fu visto a Palermo proprio il giorno prima della strage, ma al processo se la cavò fornendo un semplice alibi, dicendo: «Ero con una donna, una signora sposata, quindi non posso dirvi chi è e per una questione di onore». Gli bastò questo per permettergli di uscire dal carcere e tornare a gestire i propri affari. Tornò a vendere ufficialmente tessuti nel suo negozio di via Crespi a Milano, ma qualche tempo dopo Gerlando Alberti venne nuovamente arrestato a Napoli in compagnia di una quindicenne. Era sospettato dell'omicidio del vicequestore Pietro Scaglione, del rapimento del giornalista Mauro De Mauro e soprattutto sospettato della strage di Viale Lazio del 10 dicembre del 1969, che solo dopo le dichiarazioni dei pentiti di mafia si era saputo cosa e chi era coinvolto in Viale Lazio. Così fu coinvolto al processo dei 114 di Catanzaro, assieme ad altri pezzi da 90 di Cosa Nostra, come Luciano Ligio, ma venne assolto in primo grado, come tutti gli altri, per insufficienza di prove. Tornato a Milano, si trasferì in Viale Generale Govone, la stessa via dove si tenne il famoso summit di cui parlò Buscetta al maxi processo. Da quel momento Alberti gestì anche il traffico di droga, oltre che a dedicarsi ai sequestri di persona. Nel 1975 fu spedito al soggiorno obbligato all'Asinara, ma Gerlando Alberti sparì nuovamente, ma restò nel milanese. Il 20 dicembre gli inquirenti lo riarrestano a Rossino di Calolzio Corte, in provincia di Lecco. Trasferito in carcere all'Asinara, riuscì a fuggire nuovamente il 7 ottobre del 1977, alla vigilia di un processo che si tenne a Napoli per contrabbando di sigarette. Tornò nuovamente a Milano e, nonostante fosse cercato dalla polizia di tutta Italia, si dedicò alla bella vita. Donne, cavalli, bische, orologi d'oro sul polsino della camicia e un vistoso anello ovale d'oro all'indice della mano destra. Frequentava spesso la bisca di via Panizza,
gestita dal gangster Angelo Epaminonda. Le manette per Upaccarè scattarono ancora il 26 agosto 1980, questa volta a Palermo, quando venne sorpresa a seguire la realizzazione dei laboratori per la lavorazione dell'eroina a Trabbia, poco distante dal capoluogo siciliano. Il boss soggiornava all'hotel Riva Smeralda, di proprietà di Carmelo Iannì, che aveva accettato che gli agenti, sulle tracce di alcuni marsigliesi specializzati nella trasformazione della morfina a base in eroina. Fu proprio seguendo Alberti che gli inquirenti scoprirono il laboratorio e arrestarono, oltre al boss, anche André Boschet e altri 2 chimici marsigliesi. 24 ore dopo, il 26 agosto, 2 killer uccisero Iannì. Nel marzo del 1983 Alberti fu condannato a 24 anni di carcere in qualità di mandante dell'omicidio. Come raccontò Mozzarella, il pentito Francesco Marino Mannoia, il chimico della famiglia di Stefano Bontante prima e dei Corleonesi poi, Upaccarè fu vittima di un tentato omicidio che non ha mai denunciato, poiché ritenuto inaffidabile. Mozzarella ha raccontato che fu bloccato da 4 persone, ma Upaccarè riuscì a spezzare l'ago della siringa che conteneva il veleno che Giovan Battista Collarà avrebbe dovuto iniettargli. Il veleno era arrivato in carcere attraverso un avvocato, che fu poi condannato. Il 16 dicembre 2008 Alberti balzò nuovamente agli onori delle cronache quando scattò un'altra operazione che tradusse in carcere 94 persone tra capi, reggenti e gregari, accusati di voler ricostruire la cupola di Cosa Nostra. L'anziano boss di Porta Nuova fu indicato come membro della nuova commissione, presieduta da Benedetto Capizzi, boss di Villa Grazia, insieme ad altri capomandamenti. E nel 2010 venne condannato in primo grado a 6 anni e 4 mesi. Upaccarè, Gerlando Alberti, si spense nella sua casa a Palermo, dove era detenuto ai domiciliari, per un tumore il 1 febbraio 2012 all'età di 84 anni. Grazie di avermi seguito fino alla fine in questa incredibile storia di Upaccarè, uomo d'onore di Porta Nuova, uomo d'onore della vecchia mafia. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale e attiva la campanella per restare sempre aggiornato. È gratis e mi aiuti a crescere. Spero di rivederti presto nei prossimi video.